Ben ritrovati a Filo Rossonero in diretta qui sul canale YouTube di Radio Rossonera, sempre insieme a Carlo Pellegatti. Ciao Carlo. Buonasera, buonasera a tutti. Allora Carlo, tante domande oggi su Milan-Verona. Scherzo, ovviamente, ovviamente scherzo. Infatti sono caduto, però hai vinto, No. ho fatto tutta la faccia stupita. No, ovviamente tante le domande, ma arrivano solo e soltanto sul mercato. La prima riguarda le partenze, le eventuali partenze. Domanda più o meno secca, ovvero chi ad oggi vedi più lontano oltre Origi e Rebic dal Milan? Se mi togli Origi e Rebic faccio fatica. Allora, già attenzione, da verificare, magari ci confrontiamo io e te. Questa mattina ho letto che potrebbe rimanere Mirante. Per le liste? Non lo so il motivo, perché se mettevano la Ponava un altro cambiava poco, però può darsi che per le liste rimanga Mirante. È da verificare, da verificare, perché la Ponava, che è il portiere della Primavera, credo che possa andare in prestito da qualche parte. Se Vasquez andrà via, perché se arriva Loftus-Cheek e Kamada sono i due slot extracomunitari. Il portiere Rever, mi sembra che si chiami, è francese. È francese, quindi per le liste no, complicherebbe le cose. Quindi Mirante dovrebbe rimanere. Quindi via Tatarusanu, vecchio cuore Tatarusanu. Poi io sai che ho una mia... Non temo di prendere rimbrotti, uso parole tranquille. Ballo-Touré sembra che ordini il dottore che debba andare via, va bene, non mettiamolo come possibile. Gabbia, possibile, non so se in prestito o perché deve giocare anche lui. Esatto, al massimo per lo stesso motivo di Ballo-Touré, cioè che entrambi vogliono fare una stagione da giocatori giocanti che giocatori perfetto, di questa riserva. cosa vediamo. Centrocampo credo Vranks, spero Adli in prestito, non spero non Adli cessione, però è un mio pensiero, io sono un adlista, non sono un De Keteleriano ma sono un adlista, ognuno, tu preferivi i Guelfi e Beatrice preferisce i Ghibellini, è una scelta. Sempre dalla parte dell'imperatore, certo. Esatto. Poi sulla fascia destra può essere tutto o niente, nel senso non so se Lemakers e Messias o Selemakers, però io uno dei due lo vedo andare, penso Messias. Poi Diaz è un punto interrogativo e Rebic e Origi. Zlatan non lo metto perché non voglio soffrire. Fa abbastanza impressione che però dalla tre quarti in su le X a quel punto della rosa, i punti di domande, diciamo, le caselle libere sono tante. Tanti. Per questo ci sarà da lavorare. Però facciamo step by step. Quando tu hai preso Kamada, hai preso una mezzala o un trequartista. Prendi Loftus-Cheek, hai preso una mezzala, cioè per dire il centrocampista, e siamo già a posto. Sportiello hai sistemato la casella del portiere e poi incominciamo a vedere fascia destra e attaccante. E poi va via Ballo-Touré, devi prenderne uno. Adesso si è letto il nome di Augello, andiamo a vedere. E poi andiamo a vedere. Allora, c'è una domanda che riguarda proprio le caselle mancanti, sempre in Italia, però da Bologna. Cioè ti chiedono se due delle caselle potrebbero essere Orsolini e Arnautovic come terza. Infatti nel video di oggi avevo messo il titolo era, e vorrei che mi sollecitassi su questa cosa importante, le cifre di Loftus-Cheek, che è un tema secondo me da affrontare. E poi avevo detto, ma non nel titolo, perché era un titolo, non avevo delle grandi verifiche riguardo a Orsolini. So che Arnautovic piace, ho letto il nome di Orsolini. A me personalmente, che così anche noi sollecitiamo il commento dei nostri amici che ci sentono, per esempio, mi interessa anche la tua opinione ovviamente, fascia destra, non prendo dei fenomeni, ma Selemakers, Orsolini e Zegrova, che secondo me arriva, è mia idea,
Cosa ne pensi? Non mi dispiacerebbe, è chiaro che non so, abbiamo detto tante volte zie se valgono zie, però non mi sembra una fascia destra disastrosa. Tu invece spereresti qualcosa in più a livello di qualità? No, quello D'altra parte no. non possiamo prendere il centravanti forte, l'ala destra cioè sai già che non possiamo. No, ma infatti io credo che questa squadra abbia bisogno un po' di una sorta di iniezione di qualità. Ora, se non riesce a metterla a destra per mille motivi, perché non riesce a trovare il profilo giusto, perché non hai le disponibilità per fare tutto quanto, la qualità o la metti a centrocampo o la metti dietro l'attaccante. Quindi in qualche modo... Scusa, no, però non hai detto la cosa più facile. No, la qualità la metto l'attaccante. No, no, io parlavo proprio di costruirlo questo fantastico gioco che poi l'attaccante finalizza. Cioè, per me, cioè, se io devo spenderne 35, l'attaccante, poi vediamo. L'attaccante costa, a prescindere, il ruolo che costa di più nel calcio lo sappiamo. E quindi gran Quindi parte se io andrà devo via lì. prendere un 35, mi va bene Orsolini e Zegrova di là. Ecco quello che voglio dire. Perché non posso prendere un 35 a destra. No, anche quello a destra no. A meno che, Carlo, ti dico, è un po' il ragionamento che facevo in questi giorni, in teoria è un capitale immobilizzato, cioè De Ketelare, che o diventa il tuo titolare a destra, oppure diventa quello che ti dà la possibilità di fare improvvisamente, dopo non averlo messo un anno a destra, hai ragione, no, il titolare a destra. Hai ragione, però credo dietro la punta l'abbiamo visto poco e male. Cosa facciamo? Mezza punta lasciamo stare, cioè falso punta lasciamo stare. Però io posso dirti una cosa, sì. Voi chiedete a me di tutti i ruoli, io vado a prendere quelli bravi e poi io di De Ketelare che ogni volta è un ingombro, personalmente mi interessa relativamente. Okay. A me io non sono io che tiro fuori i soldi, quindi Orsolini non è che impazzisca, ma l'alternativa, ma è più costosa, potrebbe essere Berardi, che io tutto sommato so che piace molto a Roma, credo Lazio, però non so, non è che sia entusiasti di un Orsolini Zegrova, però Orsolini mi sembra un buon giocatore, ecco. Però io però Simone, sì. Io devo anche pensare, ti invito a pensare, Champions League. Orsolini Champions League, va bene? Domanda. Carlo, quasi mi stavi convincendo. Detto così, no, ovvio che no. Se no, cioè, se vuoi fare veramente il passo in avanti, allora tanto vale che non ti dico che mi tengo Messias, ma quasi. No, però il discorso è questo, è molto semplice. Se le Mecher Messias, se le Mecher Orsolini Zegrova lo mettiamo sempre che può essere il tutto e il niente. Siamo più forti o no? Non lo so, speravo magari qualcosina in più sulla destra, però non lo so io. Cioè, ma Ziyech a livello di folklore ti attira già di più, insomma. Sì, a livello di folklore sicuramente sì. A proposito di nomi di qualità, Carlo, c'è un'altra domanda che riguarda invece un giocatore che a centrocampo potrebbe farci comodo ed è anche a zero, ovvero Tielemans. Ho visto che ne hai parlato anche stamattina. Sì, devo verificare se veramente possa interessare o meno. Ok. Perché non so se Loftus, Kamada, Tielemans, non so, perché abbiamo già Pobega, Krunic, Tonali, Benasser, che prima o poi arriverà, quindi non vorrei che ci fosse... però arriva gratis, quindi sempre da tenere in considerazione. Invece, riguardo agli acquisti, Loftus-Cheek, secondo me è stata scritta una bêtise. Bêtise in francese vuol dire una sciocchezza. Sì. Perché? E a un certo punto ho letto 7 milioni l'ingaggio. No, se intendiamo 7 milioni netti, perché a volte si gira sempre la frittata. Noi in Italia siamo abituati a parlare di netto. Tutto il mondo e quelli che lavorano parlano di lordo, che è quello che tirano fuori. Però oggi ho letto 7 milioni. Allora, secondo Calciofinanza, l'ingaggio di Loftus-Cheek è di 3 milioni di sterline, 400, che equivalgono a 3 milioni di euro, 700 mila. Quindi, secondo Calciofinanza, è questo l'ingaggio, un ingaggio sicuramente sostenibile
anche se gli dai 4, 4,5. Sì. Per quello che riguarda il costo del cartellino, 30-15, io credo che con 20-22 si chiuda. Ok, quindi sarebbe comunque una cifra che quantomeno per un titolare potresti anche permetterti, non una roba sconvolgente. Anche come ingaggio, certo, perché io quando sempre anche da novembre scorso ho detto il mio sogno è Loftus-Cheek, se non vado a dire il mio sogno è Icardi, perché vedo 10/12, che cosa sogno? Cioè bisogna stare su quelle linee che sappiamo. Chiudo con una domanda del Corriere in realtà, cioè a fondo di un pezzo del Corriere di ieri, se non ricordo male, o in parte anche di oggi, apro le virgolette. Sul tavolo c'è da discutere budget, competenze, poteri di Maldini, strategie di mercato. Richiude le virgolette. Ti aspetti quindi a fine campionato una settimana, 10 giorni per, diciamo così, dare una botta di qui, una botta di là e sistemare la questione di cui appunto parlava adesso il Corriere, ovvero budget, competenze, poteri di Maldini, strategie di mercato, oppure no, non c'è bisogno, si va? Allora, per quello che riguarda il budget, credo che chi parla oggi di 50, 60, 70, 80 milioni dica una grande sciocchezza, perché 2 giorni fa è finito, o meglio, siamo sicuramente aritmeticamente in Champions League e devono riunirsi, non si sono ancora, devono stabilire il budget. Non è che mi sembra però tardi fine giugno un budget, perché giugno è un mese attivo per quello che riguarda. Quindi budget sicuramente prima o poi ci sarà, non mediaticamente, che a me non interessa. Loro sanno come muoversi, loro, non dobbiamo indovinare noi, perché come dico sempre io, fino a 3 anni fa, quando partiva il mercato, tu hai mai sentito qualcuno o tu stesso dire ma che budget abbiamo? Ma in realtà anche oggi per le altre squadre, se per quello. Bravo, tu sai il budget della Fiorentina, il budget dell'Atalanta, i titoloni della nazione di Firenze. Quale sarà il budget? No, arriverà i giocatori, compreranno e venderanno. Invece qua l'ossessione. Poi c'era il budget, poi c'erano gli altri temi, gli altri punti. Ma in realtà verteva più su Maldini, ovvero competenze e poteri di Maldini. Questo io non lo so, mi sembra che il contratto di Maldini duri fino al prossimo, sicuramente fino al giugno 2024. Nel contratto ci si parlava di autonomia, non so se Maldini sia disposto a ridiscutere questa parte o la proprietà voglia mettersi a discutere con Maldini di questa parte. Lì l'ha scritto, colleghi autorevoli, visto che è il Corriere della Sera, però sinceramente, dato che oltretutto questo non è un punto economico, però è un punto molto delicato, direi un punto strategico, un po' anche del futuro del Milan, sinceramente azzardare delle ipotesi mi sembra sciocco, perché a me piace, io oso, ma se oso con qualche fondamento, osare così per dire, non ho la più pallida idea di che cosa potrà succedere. Anche è un argomento, Carlo, molto delicato però. Mal contate sono 15 operazioni tra entrate e uscite. Il tempo quest'anno ce lo dobbiamo per forza prendere al massimo delle possibilità, non possiamo perdere 1, 2, 3 settimane a fare altro. Però il fatto che già parta con Sportiello e Camadà vuol dire che autonomia o non autonomia, accordo o non accordo, quello che vuoi tu, però si è partiti. Carlo, noi ci ritroviamo direttamente domani qui in studio per Pelle Rossonera. Anticipiamo, visto che il venerdì è il 2 giugno e quindi anticipiamo il 1 giugno, parleremo ma anche di Verona, o diremo qualcosa? Sì, qualcosa, ipotesi di formazione, ma d'altronde i giocatori sono al mare. Oggi ho visto delle foto di Teo che scavava nella sabbia con i giocatori. Quindi... No, chi è che è al mare? Raccontami. Ho intravisto una foto di Teo che faceva un castello di sabbia giù di lì con il piccolo Teo Junior, quindi qualcuno si è già preso qualche ora di micro vacanza, ha staccato la spina per poi riattaccarla domani. Ma i 3 giorni che voglio, ci tengo a arrivare a 70, cosa? Ma riattaccheranno la spina, dai, siamo ottimisti. Va bene, poi va bene. Speriamo che costruiscano un bellissimo castello di sabbia. Assolutamente. Carlo, grazie, buona serata. Un abbraccio e un salutone a tutti.